Di cosa sono fatte le stelle? Ne vediamo centinaia di miliardi nella nostra galassia, che non è l'unica nell'universo. Loro sono Cecilia Payne ed Henrietta Leavitt, protagoniste di queste straordinarie scoperte. Tra 8 e 900 lavoravano all'osservatorio di Harvard. Qui si raccoglievano migliaia di fotografie del cielo, puntini su lastre di vetro. Per leggerle e interpretarle ci voleva un'infinita pazienza e intelligenza, quella delle donne. Un'idea del direttore Edward Pickering. Costavano poco, 25 centesimi l'ora, e rendevano molto. Non tutte erano astronome. Dave Sobel, giornalista scientifica e scrittrice, racconta la loro storia nel libro Le stelle dimenticate. Ecco cosa guardavano e da dove venivano le loro intuizioni rivoluzionarie. Di cosa si pensava fossero fatte le stelle? Prima del 1800, di metà dell'Ottocento, non si sapeva di cosa fossero fatte. Si pensava fossero ruote infuocate o non si sapeva, potevano essere fatte di etere come sosteneva Aristotele. Ma con la scoperta della spettroscopia, a metà del 1800, si scoprì che c'erano degli elementi chimici esattamente come sulla Terra. E quindi il pensare comune nel 1925 era che le stelle fossero fatte degli elementi chimici come la Terra nelle stesse proporzioni. Quindi tanto silicio, tanto ferro e così via, tanto ossigeno. E qual è stata la scoperta di Cecilia Payne? She was able to calculate the proportions of different elements in the stars. And at a time when astronomers thought the constitution of the stars was very similar to the constitution of the Earth, because some of the same elements had been identified there. She showed that really hydrogen, which is not that common on Earth, was 1,000,000 times more prevalent in the stars than anything else, that in fact the stars were almost entirely hydrogen. And this seemed unbelievable. E quindi quando Cecilia Payne scoprì che invece questi elementi erano molto trascurabili rispetto alla presenza di idrogeno e elio, la rivoluzione era cominciata. E subito dopo che successe? Subito dopo la comunità scientifica non credette alla scoperta di Cecilia Payne, ma poi qualche anno dopo venne accettata nella comunità e questo iniziò l'astrofisica del XX secolo, perché a questo punto ci si chiese come mai ci fosse così tanto idrogeno, così tanto elio e come potevano essere stati prodotti gli altri elementi chimici. Dunque Cecilia Payne ha aperto gli occhi della scienza sull'universo. Assolutamente, soprattutto sulla chimica dell'universo, tra l'altro ereditando una intuizione che ebbe Sir Arthur Eddington nel 1921, che diceva che forse l'energia delle stelle proveniva dalla fusione termonucleare dell'idrogeno. Lui non aveva prove, era solo intuizione, ma questa presenza così enorme di idrogeno nelle stelle in realtà contribuì a dare seguito a questa idea di Eddington. Nella stanzetta dell'osservatorio di Harvard, dove le lastre di vetro con porzioni di cielo venivano pazientemente analizzate, avviene un'altra rivoluzione. L'universo diventa più grande. Signora, qual è stata la scoperta di Henrietta Leavitt? Henrietta Leavitt found a way to measure distances across space. So these vast expanses, no one had any idea how big they were. Because of her discovery, they could be measured. She studied glass plate photographs of objects visible in the southern hemisphere that we know today are satellite galaxies of the Milky Way. But at the time, no one knew whether they were inside or outside because no one had a way to measure the distance. E come l'ha fatto? So she looked at variable stars in that cluster, that nebula, and she reasoned that all of those stars were the same distance away. So the ones that looked the brightest really were the brightest. So she made a formula that showed that the brightest stars took the longest time
to go through their cycles of variation. Sono le Cefeidi, stelle giganti che esistono in ogni galassia, si espandono e si contraggono in poche ore o centinaia di giorni. Sono ormai il punto di riferimento per ogni misura di distanza. La relazione tra il loro periodo e la luminosità trovata da Henrietta Leavitt aprì la strada al grande astronomo Edwin Hubble per una scoperta che cambiò la nostra visione dell'universo. Absolutely, he used her same method, those stars that she had identified, and he was looking at another, what we now know is a giant galaxy, very much like our own. But at the time, many people thought it was just a group of stars within the Milky Way. But by discovering one of the types of stars that she had used, he was able to show that it was 2 million light years away. And that proved that the Milky Way was just one galaxy in a wider universe, an enormous discovery. Da lì anche la prova che l'universo si espande. Fu possibile avere uno strumento per misurare le distanze cosmiche che prima non era disponibile, che aprì il mondo alla cosmologia, non soltanto all'astrofisica extragalattica che nasce proprio nel 1925, ma alla cosmologia stessa, perché poi Hubble, grazie a questa relazione, scoprì la relazione tra distanza e spostamento verso il rosso degli spettri delle galassie, e quindi scoprì la legge che oggi chiamiamo la legge di Hubble-Lemaitre, che è una predizione anche, se vogliamo, della relatività generale di Einstein. E su questo poi si è costruita tutta la cosmologia del XX secolo, tutto nato da questo seme di Henrietta Leavitt. Come sono fatte le stelle, come si calcolano le distanze dell'universo. Sono passati 100 anni dalle eccezionali scoperte di Cecilia Payne ed Henrietta Leavitt, eppure... Lei stessa si è stupita di quanto potessero essere geniali le donne. Questo non è un po' misogino? Yes. My surprise at their achievements forced me to realize my embarrassingly low expectations of these women. And that was an important discovery for me and has really changed my outlook, not only on women, but on my choice of story from now on. I don't know how many more books I'll write, but they will certainly be about women in science, because if it's possible for women to have feelings of misogyny, we're in more trouble than we thought.